Se ti senti imprigionato o imprigionata in un corpo rigido, bloccato, dolorante, senti che questo disagio ti sta impedendo di godere appieno della vita. Vedi i giorni scivolare via un po' come dei granelli di sabbia che vanno giù da una clessidra e magari vorresti liberarti da questi disturbi, smetterla di vivere con il freno a mano tirato e poter tornare ma semplicemente a goderti la vita, a poter tornare a godere appieno del tempo trascorso con le persone che ami, anche solo il piacere di fare dei nuovi progetti senza quell'ombra oscura sempre presente, allora sappi che ti capisco perché anche io in passato ho vissuto la tua stessa situazione. I dolori cronici, l'ansia, la depressione mi avevano trascinato nell'abisso e fu grazie agli insegnamenti del maestro Liu, il mio primo mentore, che riuscì a riprendere in mano il controllo della mia vita, tornare a godere dell'esistenza, scoprire chi ero e cosa ero venuto a fare al mondo. Oggi voglio condividere con te un insegnamento segreto del maestro Liu che mi aiutò tantissimo e che sono sicuro che ti aprirà la mente ad una nuova prospettiva per condurti verso una nuova consapevolezza del tuo disturbo e iniziare così il tuo cammino verso il cambiamento. Mi presento, io sono Alex Recchia, sono maestro di Kung Fu, formatore nazionale di Tai Chi e Qigong terapeutico ed educatore del benessere. Da oltre 20 anni mi occupo di aiutare uomini e donne di tutte le età ad aumentare la loro energia vitale per liberarsi dalle catene dei dolori fisici e tornare a vivere una vita ricca di benessere, di felicità, di realizzazione profonda. E questo lo faccio attraverso percorsi personalizzati one-to-one cuciti su misura della persona. Inoltre da 3 anni mi dedico alla formazione di medici, personale sanitario e olistico, insegnando loro a utilizzare il Qigong in studio per aiutare ancora di più le persone di cui si prendono cura. Voglio iniziare questa nostra chiacchierata insieme facendoti una domanda. Quanto tempo al giorno trascorri pensando al tuo disturbo o al tuo disagio? Scommetto che la risposta sarà: Alex, io ci penso tutto il giorno, da quando mi alzo la mattina a quando vado a dormire la sera e a volte mi sveglio di notte pensandoci. Come faccio a saperlo? Perché è la risposta che mi hanno dato tutte le persone che ho accompagnato in questi anni e perché era la stessa cosa che provavo io nel periodo più oscuro della mia vita. A proposito, voglio raccontarti una storia. Era il 2006, avevo 21 anni. Era una sera di autunno e come accadeva spesso stavo praticando con il maestro Liu. Se hai partecipato alla mia masterclass conoscerai bene la storia del mio incontro con il maestro Liu. Se ancora non hai partecipato, iscriviti e partecipa cliccando sul link in descrizione. Ebbene, in quel periodo ero nella fase più oscura della mia vita. Tutta la rabbia repressa accumulata nel corpo, tutte le frustrazioni dovute alla mia malattia autoimmune e alle violenze che avevo subito a scuola dopo anni di bullismo. Ebbene, tutto questo aveva causato dolori cronici in tutto il corpo, dalla testa ai piedi, che erano un po' come delle manine artigliate che laceravano la carne dall'interno. In più l'ansia, la depressione, gli attacchi di panico, insomma, me la stavo passando malissimo. Eppure, comunque, ero lì con il maestro Liu e lui e il Qigong erano la mia unica ancora di salvataggio. Erano proprio come un faro di luce dentro un oceano di oscurità. Allora, mentre praticavo, tremavo, piangevo, perché non riuscivo nemmeno a stare in piedi, tanto erano le tensioni nel mio corpo. Ad un certo punto Liu, vedendo che stavo veramente male, si avvicina a me e con passo silenzioso si avvicina, mi sussurra una cosa nell'orecchio, mi dice: smettila di crederli. Io gli dico: a cosa non devo credere? E lui mi risponde: al dolore, non gli credere. Lui parla attraverso di te, finge di essere te, ma quei pensieri non sono tuoi, non gli credere. Non gli dare potere. E adesso continua a praticare. Vedrai che con Qigong passa tutto. Qigong, potente medicina naturale. Come sempre il maestro Liu aveva ragione. Non mi arresi e grazie a lui e ai suoi insegnamenti riuscii a rinascere rendendomi conto di quanto sia importante trovare la giusta guida che ti permetta di capire come fare per lavorare correttamente su di te e riuscire a uscire fuori anche dal periodo più oscuro della tua vita.
E quella fu la prima volta però anche in cui iniziai a comprendere un aspetto fondamentale, ovvero l'influenza diretta del dolore cronico sulla mente. Le parole del maestro Liu mi aprirono una nuova consapevolezza, che è ciò che voglio far capire a te oggi. Capì che il pensare costantemente al disturbo creava un'entità psichica, uno psicoparassita l'ho chiamato io, che si nutre della tua energia vitale e ti impedisce di attingere al tuo naturale potere di autoguarigione. Quindi è importante che tu comprenda che i tuoi disturbi continuano a persistere anche per il fatto che ci pensi tutti i giorni, che la tua mente è praticamente ormai sintonizzata sulla frequenza del dolore. È un processo quindi che cosa fa? Si autoalimenta. Dolore, pensiero, dolore. E oramai questo disturbo ha preso le sembianze di una vera e propria entità psichica che si mantiene in vita e si nutre grazie alla tua sofferenza e ti tiene imprigionato o imprigionata in una sorta di labirinto psichedelico fatto di pensieri angoscianti e giorni tutti uguali. E tutto questo ti sta rubando l'energia anche per passare oltre. Nel tempo quindi ho osservato l'effetto di questi psicoparassiti su molte persone che ho accompagnato nel loro percorso di autoliberazione per riprendere in mano il controllo sulla propria vita, sulla propria salute. Mi viene in mente ad esempio la storia di Cecilia, una donna e una giovane mamma che ho accompagnato all'interno di un percorso personalizzato. Cecilia si era rivolta a me in un periodo in cui una rara patologia autoimmune le causava dolori diffusi in tutte le articolazioni e alti livelli di ansia e di stress. Il suo medico, che tra l'altro è stato ed è tuttora un mio studente, le consiglia di fare un percorso personalizzato con me e così iniziamo a lavorare insieme. E in 8 settimane Cecilia compie una trasformazione incredibile. Emotivamente si libera dai blocchi che le rubavano energia, inizia a riconoscere e trasformare quei pensieri limitanti che la tormentavano e contemporaneamente, con il Qigong, con il Tai Chi, con il lavoro su se stessa, anche i dolori cominciano a diminuire. E quindi inizia a ridurre progressivamente l'assunzione dei farmaci, ma inizia anche a tornare a fare cose che prima magari poteva solo sognare di fare. Ricordo ad esempio un giorno che è tornata a correre, che mi ha scritto su WhatsApp e mi ha detto che era felicissima. La storia di Cecilia è un potente esempio di come sia possibile superare le sfide e liberarsi dagli psicoparassiti che si insinuano nella nostra mente alimentando il dolore cronico. Quindi c'è una buona notizia. È possibile liberarsi da questi, psicoparassiti riducendo l'energia che alimenta i dolori cronici e iniziando a crescere in potenza, in potere personale e in energia. Ma da dove puoi cominciare? Ecco, il primo passo fondamentale è proprio questo. Oggi voglio darti lo stesso consiglio che il maestro Liu mi diede anni fa e che mi ha permesso di aiutare Cecilia durante il nostro percorso insieme, così come aiutare centinaia di persone come lei. Ebbene, smetti di credere alle cose che ti dice la tua mente. Prenditi qualche minuto tutti i giorni e osserva questi pensieri depotenzianti e inizia gradualmente a disidentificarti da questi pensieri. Lo so, non è facile, però è un primo passo, sai? È un piccolo passo, lo so, ma è un qualcosa che puoi iniziare a fare fin da subito e credimi che ti aiuterà tantissimo. Perché qua il problema non è più solo il dolore o il disagio, ma il fatto che nel tempo si finisce per programmare la propria mente entro una certa frequenza vibratoria. È una frequenza fatta di negatività, di oscurità e questa frequenza va modificata. La seconda tappa cruciale per sconfiggere il dolore cronico è sovvertire l'ordine interiore che si è instaurato, poiché è un ordine tossico, è un ordine dannoso. Questi psicoparassiti prosperano nelle azioni monotone, nei giorni tutti uguali, perché quando si sta male si tende a fare le stesse cose tutti i giorni, lo so bene io. Bisogna quindi rompere questo circolo vizioso, c'è bisogno di portare nuova luce alla tua quotidianità, hai bisogno di novità, hai bisogno di freschezza nella tua vita. Quindi ecco il mio secondo consiglio pratico. A partire da adesso fai qualcosa di diverso dal solito. Spezza il ciclo della monotonia scegliendo oggi un'azione semplice che porti un po' di luce nella tua giornata.
Potrebbe essere un gesto quasi banale, come concederti il lusso di una passeggiata in un luogo che ami, consentendo anche alla natura di darti la sua energia e contribuendo a spezzare la monotonia della tua quotidianità. La chiave quindi è rompere con le consuete routine e scoprire qualcosa di nuovo che vada ad alimentare il tuo corpo e la tua anima. Hai bisogno di novità, hai bisogno di freschezza. La terza tappa da intraprendere è creare delle abitudini virtuose. Una volta create delle nuove abitudini nella tua vita, loro creeranno la tua nuova o il tuo nuovo te. E quindi non dovrai più preoccuparti di nulla. Saranno le nuove abitudini virtuose che riprogrammeranno la tua mente e il tuo corpo. Abitudini virtuose che andranno a sovvertire quel falso e malsano equilibrio interiore che si è creato. Sono le abitudini virtuose che vanno a gettare le fondamenta della tua nuova personalità, ristrutturando i meccanismi interni depotenzianti e quindi andando a togliere energia agli psicoparassiti, a tutto ciò che alimenta i dolori, le tensioni e i disagi. Facendo così si va a tirare uno scacco matto al disturbo, perché si smette di nutrirlo, si smette di alimentarlo. Iniziare un percorso di lavoro su di sé che ti permetta di lavorare simultaneamente con il corpo, la mente, il respiro, l'energia vitale è il modo migliore in assoluto per sbloccare il tuo cambiamento. E se senti che è arrivato il momento per iniziare il tuo percorso di trasformazione, per liberarti dalle tue catene fisiche, emotive e mentali e aprire un nuovo capitolo della tua vita, allora il prossimo passo è prenotare la tua consulenza con me. Ascolterò la tua storia, chi sei, quali sono i tuoi sogni, i tuoi obiettivi e capirò come strutturare il percorso migliore per farti ottenere i risultati che desideri grazie a un metodo di guarigione integrata frutto di oltre 20 anni di ricerca e che mi ha già permesso di aiutare centinaia di persone a ottenere risultati straordinari, così come puoi vedere dalle testimonianze sul mio sito web o qui sul mio canale YouTube. Puoi prenotare la tua consulenza con me cliccando sul link in descrizione e noi ci vediamo nel mio studio virtuale. A presto, ciao!